Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di agosto 2025. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici del Capricorno. Può essere un periodo di stabilità, un periodo dove si ricerca una costanza, una quotidianità, una regola, potrei anche dire. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, c'è il link, e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono. E sempre nella descrizione del video c'è il link per il nuovo seminario di approfondimento Tarocchi e Karma che si terrà a settembre 2025 e in più trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per amore e passioni per il mese di agosto. Partiamo con un 4 di spade, ragazzi. Un re di denari, abbiamo un 7 di denari, un 9 di denari, un 10 di spade, un 6 di denari, un 10 di coppe e un 6 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' qual è l'energia del mese, potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro, slegati, e dopodiché andiamo a fare i vari esempi per i single, le persone che sono in coppia e via dicendo. Allora, partendo da questo 4 di spade, io ho la sensazione che qualcuno di voi possa essere un po' isolato alla fine del mese, possa essere un po', diciamo, in fase meditativa, in fase di riposo. Andiamo a vederlo. Abbiamo un 7 di coppe, re di denari e 10 di spade, e sono due energie che avete già come stesa base. Allora, come carte basi. Secondo me questa fase di introspezione è dovuta al fatto che stiate pensando a cosa viene dopo, a come fare certe cose dopo. Diciamo che il 7 di coppe mi invita come a valutare varie possibilità, varie occasioni, varie strade se vogliamo. Andiamo a vedere il re di denari. Asso di bastoni e giudizio. Andiamo a vedere anche il 7 di denari. Sette di spade e carro. Io ho un po' la sensazione che mentre voi stiate lì a riflettere sulla vostra vita, su quello che vi è successo, su qualcuno anche potrebbe essere, questo qualcuno potrebbe farsi sentire. Io ho la sensazione che con questo giudizio potrebbe arrivare
una comunicazione, potrebbe arrivare una notizia, potrebbe esserci qualche tipo di azione di inizio, secondo me, proprio con questa persona che avete in testa. Potrebbe esserci un problema di distanza con questa persona, che può essere sia una distanza fisica, però magari anche una distanza mentale. Andiamo a vedere il 9 di denari. 6 di denari e 5 di bastoni. Andiamo a vedere anche il 10 di spade. 6 di bastoni e 2 di spade. Allora, devo dire che non date molto spazio, non darete molto spazio alle incomprensioni. Cioè, per la serie, le cose si fanno così o niente. Non dico che sia proprio un ultimatum, però sono le vostre regole del gioco. Soprattutto se con questo giudizio si fa riferimento a una persona del passato, di questa vita, e per qualcuno, ragazzi, essendoci il giudizio, potrebbe essere anche un'anima che avete già conosciuto in un'altra vita e che siete in un certo senso predestinati a reincontrare. Vi dico, ci sono delle possibilità perché inizi qualche cosa di nuovo, anche se siete già in coppia, c'è come una nuova grinta all'interno della coppia, però io ho anche la sensazione che il fatto di essere indipendenti, di non guardare in faccia a nessuno quando dovete prendere le vostre scelte, il fatto di essere sicuri di voi, insomma, ho come la sensazione che, diciamo così, avete come il potere, se vogliamo, il coraggio anche di stabilire voi le regole. Il punto qual è? Nonostante questo stabilire le regole, sento che molti hanno forti dubbi nei confronti o della persona in sé o della relazione che si potrebbe sviluppare. Per qualcuno, ehm, posso dirvi che siete talmente indipendenti, talmente autonomi, talmente, come vi posso dire, arrivati che un po' incutete paura all'altro. Sapete, soprattutto se siete donne, le donne troppo indipendenti molte volte spaventano gli uomini perché da che mondo è mondo l'uomo è, diciamo così, colui che provvede alla famiglia e quando è la donna che ha uno stipendio più alto dell'uomo, molte volte l'uomo non si sente virile, non si sente abbastanza per far fronte a una famiglia. E questo secondo me è un buon deterrente nel mese di agosto. Quindi un consiglio, state zitti su quanto prendete sul lavoro che fate. Non svelate troppo, ok? Perché appunto potreste, come dire, intimorire un po' l'altra parte. Andiamo a vedere il 6 di denari, che anche questa è un'energia che si ripete. Appeso. 8 di denari e cavaliere di spade. Secondo me la relazione, sia che sia nuova, sia che sia datata, ehm, diciamo che va verso un nuovo equilibrio. Scusate un attimo, torno indietro a questo 7 di spade perché è lì che mi guarda imperatrice. Sì, guardate, potrebbe essere che la controparte, l'altra persona, possa, come vi posso dire,
gonfiare un po' il proprio ego per far colpo su di voi. O se siete in coppia da tanto tempo è come se vi dicessero non ti preoccupare che, non lo so, ce la facciamo a pagarci quel viaggio, ce la facciamo a riparare la macchina, ce la facciamo a fare quella cosa lì, mentre in realtà ce la fareste anche da soli a livello economico. Cioè io ho come la sensazione che si stia aspettando nel mese di agosto qualche risposta, qualche segno, ehm, però è come se non doveste aspettare tanto, ma prendere più in mano voi le redini della situazione, dettare voi le regole, iniziare voi a dare per ricevere, perché qua comunque siete in una fase un po' tutta vostra con questo 4 di spade. E io credo che con questo 10 di spade qua si debbano lasciare un po' indietro i dubbi o certi atteggiamenti. Cioè, se siete stati abituati a fare sempre tutto da soli, è giusto che nel momento in cui ci sia un'altra persona, che ci sia collaborazione, cooperazione, che ci si divide i compiti, mi viene da dire. Sento che l'altra persona è anche ben disposta, più che tutto chiedetevi perché voi non lasciate spazio all'altro o all'altra. Io credo che ci sia qualche tema dentro di voi che esula dalla persona che avete davanti, che vi faccia reagire e agire in questo modo. È come se non vi fidaste abbastanza dell'altro o dell'altra. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Morte. Scusate, fante di bastoni e asso di pentacoli. Quindi di nuovo una carta di inizi, ragazzi. Andiamo a vedere anche 6 di spade. 5 di coppe. E 3 di pentacoli. Io credo che qualcuno qua possa avere la credenza limitante che se si è in coppia non si espande la propria, diciamo, parte lavorativa e secondo me ad agosto sarete un po' sfidati a creare proprio questa collaborazione, perché è vero che da soli si va più veloci, però in due si fanno più cose. È come se ci fosse più struttura alla situazione, al progetto. Devo dire che con questo 6 di spade al contrario, il 5 di coppe, ho come l'idea che dobbiate rivedere il modo che avete di pensare inerente al passato, a quello che non avete avuto, a quello che non è stato detto, a quello che vi siete pentiti di fare. Insomma, ho come l'idea che cambiando un pochettino il vostro modo di pensare, è come se arrivaste finalmente a un certo equilibrio. Sento che mm, parte di questa vostra indipendenza è cresciuta perché nel profondo voi non vi sentite abbastanza. Quindi per sopperire questa carenza è come se vi foste dati da fare fino ad adesso per creare la vostra indipendenza, la vostra autonomia. Ok, andiamo a vedere carta per carta. Devo dire ragazzi che è più un mese per, diciamo, rivedere quello che è stato nel passato, farne tesoro, però poi da lì ripartire. Non fatevi bloccare da quello che ancora dovete elaborare. Vi ricordo che il 4 di spade è una carta di guarigione, è una carta di qualcuno che si isola per avviare una guarigione psicoemotiva. C'è come la necessità di lasciarsi indietro certi temi del passato, certe ideologie del passato, certe carenze del passato. Se una persona, questo re di denari, è una persona che avete già frequentato in un passato, tenete presente che si cambia con lo scorrere del tempo, sia gli altri, ma anche noi cambiamo. Quindi
la realtà può essere diversa. Ora, nel caso siate single, devo dire che secondo me una persona potrebbe arrivare. Diciamo che per qualcuno potrebbe arrivare un po' così più come un'avventura di una notte e poi da lì nascere qualcosa. Siate sinceri, mi raccomando, non abbiate paura di spaventare l'altro, però in questo modo è come se riusciste a delimitare i termini di questa relazione. Tenete presente che per ricevere bisogna prima dare, quindi ho come l'idea che vi dobbiate un po' esporre per riuscire ad avere un ritorno. Devo dire che comunque la relazione, o comunque la conoscenza, chiamiamola conoscenza per adesso, è abbastanza equilibrata, cioè io sento che potenzialmente siete due persone che hanno una certa maturità sia mentale che emotiva, ma soprattutto ognuno di voi ha una stabilità lavorativa, quindi non c'è diciamo, il rischio di vivere la sindrome del croce rossino o della croce rossina, ok? Quindi ognuno di voi si salva da solo. Devo dire che le cose potrebbero all'inizio andare un pochettino a rilento, all'inizio del mese, e poi ad un certo punto è come se le cose accelerassero da sole. Si può anche parlare di iniziare qualche progetto insieme e eventualmente qui abbiamo un 3 di pentacoli alla fine della lettura che è proprio una carta che parla di collaborazioni e vedo che entro la fine del mese potreste insomma iniziare ad andare a dormire uno a casa dell'altro. Adesso dipende dal grado di confidenza che riuscite a dare o ad avere da parte dell'altro, quanto spesso vi vedete, insomma, dipende da una serie di fattori, però è come se ci fosse un passo avanti, ok? Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora devo dire che le cose sono abbastanza frizzanti in questo mese, c'è voglia di avventura, c'è voglia di cose nuove, sento che anche la situazione in camera da letto ne gioverà, è come se riusciste a impostare una nuova quotidianità tra voi e l'altra persona. Ci sono due 10 di spade e la carta della morte, c'è bisogno di tagliare con dei vecchi atteggiamenti, con delle vecchie recriminazioni, con delle vecchie anche illusioni, perché se io ho una relazione da un anno e questa persona continua a fare una cosa che a me dà fastidio, devo smetterla di pensare che questa persona potrà cambiare solo perché glielo dico io, solo perché io ho questa aspettativa. Cioè il punto è prendere il pacchetto completo con i pregi e i difetti. Poi io dico sempre ragazzi che ci sono gli stratagemmi, le tecniche di sopravvivenza per riuscire a bypassare magari i piccoli screzi quotidiani. Anzi, se ve ne viene in mente qualcuno, scrivetelo qua sotto nei commenti che così aiutiamo tutti quanti. Anche perché certe volte non è tanto il dire qualcosa, perché è come quando, questo funziona per tutti, è come quando si educano i bambini. Al bambino si dice no, non fare una cosa. Se questo bambino la fa, devi imparare che nel momento in cui disubbidisce ci sono delle conseguenze. Per gli adulti funziona nello stesso modo. Quando si vuole rieducare una persona a sé, o meglio, è come se ci si educasse entrambi a vivere insieme in una relazione mentre ci si conosce. Ho l'idea che più che parlare, quindi dire non fare così, non fare cosà, potresti fare questo, mi dà fastidio se fai quell'altro, certe volte è più effettivo agire. Quindi mi dà fastidio, non lo so, se lasci i calzini in giro per la casa, per dire, non ditelo più, non raccoglieteli neanche più, cioè nel senso non metteteli neanche più nel cesto delle robe sporche, metteteli direttamente in un sacco nero. È un'ipotesi, vi faccio solo un esempio.
Nel momento in cui il vostro partner o la vostra partner non avrà più calzini, si renderà conto che qualche cosa non va. Ok, poi si può sempre prendere e sorridere, io dico sempre che la risata smorza un pochettino i temi conflittivi, però anche se qualcuno vi dice qualcosa ridendo, intanto ve lo dice, È più per indorare un po' la pillola. Però le tecniche di sopravvivenza potrebbero essere diverse in questo senso. Diciamo che è inutile andare avanti con certi temi un po' stanti, soprattutto se vedete che il parlarne non serve a molto. Quindi rigenerate un po' il vostro modo di agire, il vostro modo di fare. Devo dire che qualcuno avrà una bella sorpresa nel mese di agosto da parte del partner e potrebbe essere una richiesta di pace, una richiesta di mettiamoci una pietra sopra, non parliamo più di questo tema, perché sento che c'è un qualche cosa che è ancora lì che ribolle dentro di voi. Per le persone invece che sono in una relazione più o meno indefinita, piuttosto che a distanza, piuttosto che clandestina, il consiglio che mi viene da darvi è non focalizzatevi su quello che non potete avere, piuttosto focalizzatevi su quello che sì potreste avere. C'è un 6 di spade alla fine della lettura, è molto importante cambiare il modo di pensare, è una carta legata alle credenze limitanti, legata a quello che si è imparato nel passato e siccome abbiamo anche un 5 di coppe che è una carta di carenza, fate attenzione al corpo di dolore, cioè il corpo di dolore è passatemi il termine anche se non è quello giusto, è come se fosse un'entità energetica, non è proprio un'entità, però è una palla, mettiamola così, a livello energetico che noi nutriamo ogni volta che viviamo dolore. E anche se non abbiamo motivo di essere addolorati, siccome questa palla ha bisogno di energia, molte volte ci ritroviamo a vivere del dolore solo perché abbiamo bisogno di nutrire questo corpo di dolore. C'è Ehm, sì, sento come se ci fosse la necessità di focalizzarsi più sul futuro che non sul passato. Mano a mano che si denutre questo corpo di dolore, lui piano piano si rimpicciolisce fino a sparire. Queste sono tecniche di metafisica, per guarire a livello proprio energetico. Se volete saperne di più, comunque spiego tutto molto dettagliatamente nella sezione degli abbonati. Comunque, andiamo a vedere qualche oracolo. Ecco, mi casca l'occhio sull'imperatore, è come se dovesse trovare una nuova stabilità in questo mese, una nuova concretezza. Qui abbiamo perdona e impara, se lasci andare e risani il passato sperimenti più amore nel presente. E questa mi casca a fagiolo nel caso ci fosse questa riconciliazione di cui ho parlato prima, considerato che la carta del giudizio fa riferimento al passato. E anche nel caso di questo 6 di spade, per quello che riguarda le credenze limitanti, per quello che riguarda quello che è stato e che avreste voluto che fosse, ok? Perché il volere è una cosa dell'ego. Poi non è detto, allora i buddisti dicono che è sempre tutto perfetto così com'è, anche quando ci succedono le cose brutte, perché quello che noi vogliamo è parte del nostro ego. Quello che viviamo è parte della crescita spirituale della nostra anima. Cioè quello che vogliamo noi non collima sempre con quello che ha bisogno la nostra, con quello di cui ha bisogno la nostra anima per evolvere. Carta numero 26, felice felice, e carta numero 4, potere superiore, anche questo è un 4, l'imperatore. Quindi ragazzi, secondo me, facendo questo lavoro sul perdono, e qui avete un appeso effettivamente, che mi parla proprio di perdono, è come se riusciste a bypassare tutte un po' queste esperienze negative che vediamo qui con il 4 di spade all'inizio del mese e iniziaste ad acquisire un potere superiore. Tenete presente che qui c'è una chiave sul sestocchio, non so se si vede, c'è una specie di fascio di luce
che esce dalla fronte di questa persona e mi parla di chiaroveggenza, come se aveste la chiave nell'intuizione. Andiamo a vedere ancora una fatina. L'energia della luna e l'albero della saggezza. Allora, la prima carta vi dice che quando siete confusi, quando siete tristi, insomma, quando siete in un momento di confusione, vi invita a rivolgervi alla luna, perché è come se calmasse in un certo senso le emozioni e mettesse pace nella vostra mente dove è possibile. Mentre questa fatina vi dice che vi aiuterà a percorrere la vostra attuale situazione e il suo flauto può rivelare le risposte che sono dentro di voi. Quando vedo gli strumenti musicali, siccome io la mia chiaro udienza è iniziata proprio ascoltando violini e flauti, qui ha un flauto, se vi capita di sentire violini e flauti o anche qualche altro strumento musicale, quando in realtà non c'è, lo sentite a livello eterico, può essere che si stia aprendo il vostro senso psichico di chiaro udienza. Fatemi sapere, amici del Capricorno, se la lettura vi ha ispirato, spero abbiate trovato qualche spunto interessante di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail, io poi vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, però se preferite farlo diciamo a vostro ritmo, potete anche abbonarvi al canale. Sono 4 playlist, sono in ordine di numero, andrebbero viste così perché è strutturato come una scuola, ragazzi. E ci sono video di metafisica, di metamedicina, c'è una playlist dove si parla di come, diciamo, analizzare le persone in base alla postura, in base al linguaggio non verbale, si chiama leggere le persone. E poi c'è una playlist intera che vi parla di come guarire, pulire, riequilibrare i chakra ed è anche una playlist che parla delle credenze limitanti. Io vi invito perlomeno a guardare i titoli dei video. Quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Se per caso non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, dovete accedere o da un altro computer o da un altro cellulare. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!